Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vediamo come compilare una versione personalizzata del firmware Tasmota. Dal sito di Tasmota è possibile scaricare alcune versioni precompilate del firmware, adatte alla maggior parte delle applicazioni. Abbiamo per esempio la versione con il supporto per i vari tipi di display o quella che consente l'utilizzo di sensori. In alcuni casi però questo potrebbe non bastare. Volendo ad esempio utilizzare sia un display che un sensore, occorre compilare un firmware configurato appositamente. Vediamo quindi come procedere. Fino a qualche tempo fa, Tasmota poteva essere compilato direttamente tramite l'ambiente di sviluppo di Arduino, cosa che risultava molto comoda. Purtroppo questa opzione non è più disponibile. Suppongo che ciò sia dovuto al fatto che Tasmota utilizza un gran numero di librerie, che spesso creavano conflitti con le versioni già installate con Arduino. In questo video vediamo quindi uno dei metodi alternativi per compilare il firmware, ovvero quello che utilizza l'ambiente di sviluppo Visual Studio Code. Vedremo magari in un altro video che è possibile anche utilizzare un compilatore online, per il quale però è necessario avere un account di GitHub. Andiamo quindi per prima cosa a scaricare e installare il software Visual Studio Code, che da adesso in poi chiamerò VSC. Dalla pagina di download seleziono la versione adatta al sistema operativo che sto utilizzando e una volta scaricato il file avvio l'installazione. Finita l'installazione faccio partire il programma. Ora devo aggiungere a VSC il plugin Platform. Facendo clic su questa icona compare il menu Extensions, dove nel campo di ricerca vado a scrivere Platform. E il plugin che mi interessa è questo qua, Platform.io IDE. Faccio quindi clic su Installa. L'installazione impiega un po' di tempo a seconda della velocità del computer. E alla fine ecco che il plugin è disponibile. Adesso vado a scaricare i sorgenti di Tasmota. Dalla pagina ufficiale di GitHub seleziono la versione Master, ovvero quella un po' più stabile, poi faccio clic su Code e Download Zip. E vado poi a decomprimere il file che ho scaricato, ottenendo così la directory Tasmota Master, che contiene tutti i sorgenti e i file di configurazione del firmware. Torniamo ora a VSC, dove dal menu Explorer devo aprire la cartella dei sorgenti appena creata. Faccio clic su Open Folder e vado a selezionare la cartella Tasmota Master. Adesso il plugin Platform eseguirà in automatico alcune operazioni per generare i file di configurazione di cui ha bisogno. Aspettiamo quindi qualche istante. Poi qua a sinistra dovrebbero comparire alcuni nuovi file, fra i quali uno chiamato Platform Override INI. In questo file dobbiamo fare solo una modifica, ovvero impostare la porta di comunicazione a cui è collegato il dispositivo che vogliamo programmare. Cerco quindi la riga Upload Port e la modifico mettendo nel mio caso COM4. E faccio una precisazione. Se per qualche motivo il file di configurazione non venisse creato automaticamente, potete semplicemente aprire il file Platform Override Sample INI e salvarlo con nome di Platform Override INI. In genere comunque questo non dovrebbe essere necessario. Ora si può passare alla configurazione del firmware vera e propria. Nella cartella Tasmota dovrebbe essere stato creato automaticamente il file
userconfigoverride.h. In questo file vanno impostati tutti i parametri di configurazione personalizzati, fra cui quelli relativi alla connessione di rete, quindi nome dell'access point, password e indirizzo IP statico o dinamico. Tramite opportune direttive define si possono poi abilitare tutti i moduli che servono per l'utilizzo delle varie periferiche supportate da Tasmota. Nel mio caso io voglio abilitare il supporto per un sensore BME 280 e per un display OLED. Qua alla fine, quindi, prima della riga NDIF, vado ad aggiungere i moduli necessari. Per prima cosa abilito il protocollo I2C, utilizzato sia dal sensore che dal display. Inserisco poi il supporto per i sensori della serie BMP-BME e quello per i display basati sui chip SH1106 ed SSD 1306, che sono quelli più diffusi e più utilizzati. Per l'elenco completo dei moduli disponibili in questo file di configurazione potete fare riferimento al file myuserconfig.h, che contiene tutte le direttive con la descrizione dettagliata del loro funzionamento. A questo punto si può passare alla compilazione del firmware. Aprendo la scheda Platform Mio, troviamo il menu Project Tasks. Da qui possiamo selezionare quale versione del firmware compilare, tenendo presente che resteranno comunque valide tutte le opzioni che abbiamo configurato manualmente nel file userconfig-override. Seleziono quindi la versione italiana, ovvero Tasmota IT, e dal sottomenu General seleziono Build. Se non ci sono errori, il firmware dovrebbe venire compilato correttamente. Terminata la compilazione, possiamo caricare il firmware sulla scheda facendo semplicemente clic su Upload. Ed ecco che ora Tasmota è in grado sia di leggere i dati dal sensore che di visualizzarli sul display. Se vi interessa la configurazione per ottenere questo risultato, vi rimando ad un mio video precedente in cui spiego nel dettaglio la procedura. Bene, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!